Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e il denaro di marzo 2026. Abbiamo la carta del giudizio, amici dello Scorpione. Può essere un momento di risveglio, un momento di presa di consapevolezza, un momento dove si riesce, diciamo così, a vedere il disegno più grande della vostra situazione attuale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Abbiamo un 7 di coppe, l'appeso, la carta della forza, la sacerdotessa, il giudizio nuovamente, tanti arcani maggiori, cavaliere di coppe e 10 di coppe, ragazzi. Promette bene, sono carte molto belle. Adesso andiamo a vedere il movimento energetico del periodo e poi andrò a fare i vari esempi per le persone disoccupate, quelle occupate, quelle autonome. Andiamo a vedere i soldi, i progetti. Tenete presente che io ho già pubblicato La ruota del destino di marzo, c'è una parte dove tratto anche questi temi. Vi invito ad ascoltare le due letture e poi ad incastrarli. Bene, partiamo da questo 7 di coppe che secondo me fa riferimento a una serie di opzioni, di opportunità che effettivamente potrebbero aprirsi davanti a voi. Mi viene da dire, sono usciti 6 di coppe e il 5 di pentacoli. Infatti poi dopo avete l'appeso. Credo che qui queste idee, queste ideologie siano basate sulle vostre esperienze passate, su quello che è stato, sul tipo di visione del mondo che avete avuto fino ad oggi e con la carta dell'appeso vi invitano a guardare le cose da un altro punto di vista. È come se doveste vedere il risvolto della medaglia, è come se doveste vedere l'altro lato o mettervi nei panni anche dell'altra persona, potrebbe essere, o degli altri. Abbiamo un cavaliere di coppe e una regina di denari. Io sento che potrebbe essere come una collaborazione nella quale voi sperate e che potrebbe non arrivare o se arriva non è esattamente il tipo di collaborazione che stavate aspettando. O potrebbe anche essere il punto di vista di un'altra persona, per esempio. Andiamo a vedere la forza. Fante di bastoni. E 8 di coppe. È come se le opzioni che vi si sono presentate fino ad adesso o che avete preso in considerazione fino ad adesso non fossero abbastanza realizzabili. Può anche essere che
siano obiettivi piuttosto alti come aspettativa. Con questo 6 di coppe mi viene da dire che potreste essere un po' ingenui per quello che riguarda il perseguimento di questi obiettivi. Però ecco, l'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose proprio da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Con la carta della forza sento che è come se doveste trovare il coraggio di andare per la vostra strada. Cioè l'appeso è quella carta in mezzo a queste possibilità che vi dà l'opzione di vedere qualche cosa in più, di vedere quello che non avevate visto, di rendervi conto che c'è dell'altro da poter cogliere o raccogliere. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 6 di pentacoli. Può anche essere, ragazzi, che qualcuno, e regina di spade, che qualcuno si renda conto che il collaborare con gli altri non sia nelle proprie corde. Qui abbiamo la sacerdotessa, che è quella carta che vi invita a dare uno sguardo, mi viene da dire, al di là di quello che è, quello che avete visto sempre voi e quello che potreste iniziare a vedere nel mese di marzo. Cioè alla fine con la sacerdotessa non importa se una cosa sia giusta o sbagliata e che è così. Difatti abbiamo anche questo 6 di pentacoli al contrario che mi fa pensare a qualche disequilibrio che potreste prendere in considerazione in questo periodo. Cioè c'è una serie di possibilità che potreste cavalcare, ma che è come se nessuna vi desse quello che voi state cercando. Quindi è come se doveste un po' focalizzarvi di più sui vostri obiettivi, su quello che mi viene da dire anche i vostri bisogni. Potrebbe essere una ricerca di mercato, quella che avete bisogno di fare. È come se qualcuno di voi potesse non rendersi conto effettivamente di qual è il bacino d'utenza al quale potersi rivolgere. Andiamo a vedere, ok, questo giudizio. Si è subito girata la carta del carro e un 6 di spade. Eh sì, è proprio una grande presa di consapevolezza sul fatto che vi dobbiate spostare da quelle che sono le idee iniziali. Sia il 6 di spade che il carro sono carte di movimento. Questa è una carta di scelta, questa è una carta di liberazione da certe ideologie, da certe aspettative. E qui con la carta del giudizio abbiamo come questa visione d'insieme. Secondo me tra la sacerdotessa e il giudizio nel mese di marzo riuscirete ad avere come una visione più ampia di come potrebbero essere le cose o di come sono effettivamente le cose e qui vi fa andare verso una nuova strada. Con la carta del carro sento che molti di voi daranno una direzione specifica a questa situazione. Potrebbe essere a una campagna di marketing, potrebbe essere a non lo so, un gruppo di utenti, come il dare un indirizzo più specifico a qualcosa. Ok, per il cavaliere di coppe abbiamo un 10 di bastoni e un 4 di bastoni. Io ho la sensazione che qui le carte vi vogliano dire che non dovete aspettarvi niente dal mondo esterno. Cioè, se volete qualche cosa, dovete andare a prendervelo. Ho un po' quest'idea, perché qui il cavaliere di coppe c'era già, ed era girato al contrario, e qui ho la sensazione che potreste essere proprio voi che spostandovi, dando questa direzione, andrete come a puntare situazioni più stabili. Andiamo a vedere il 10 di coppe. 9 di bastoni.
Sì, qui ragazzi si tratta di mettere i paletti, di definire i propri confini, di capire che cosa vi farebbe stare, diciamo, al caldo, al sicuro. Che cosa rappresenta per voi questo 4 di bastoni? Qual è la vostra stabilità, la vostra zona di comfort? Mi verrebbe da dire anche la vostra zona di controllo vedendo questo re di spade, eh. Diciamo che c'è come una presa di consapevolezza globale su quale potrebbe essere proprio per qualcuno il proprio scopo di vita, la propria missione, quello che vi riempie. Se foste disoccupati, ragazzi, dovete muovervi. Sento che è come se il potenziale che avete in questo momento all'inizio di marzo a vostra disposizione non ha niente a che vedere con quello che valuterete a fine mese, cioè sarà tutt'altro. Anche voi vedrete le cose da un punto di vista molto più ampio. È come se riusciste a capire quali altre opportunità ci sono spostandosi, e qui lo spostarsi potrebbe essere sia a livello fisico, quindi viaggiando magari, potrebbe essere un trasloco, quindi un cambio proprio di residenza. Per qualcuno il viaggiare può essere un, diciamo, un viaggio, come si dice, virtuale, e quindi spostarsi da un certo pacchetto clienti, per esempio, a qualche cosa di ben più ampio. C'è come una visione che si amplifica. Per le persone che sono occupate, allora, sinceramente, vi sento, qualcuno di voi è un po' costretto in quell'ambiente lavorativo. Mm, diciamo che vi sento un po' disillusi perché è come se certi obiettivi, certe scale gerarchiche non potessero essere ehm, affrontate come voi pensavate. Vi dico, anche per voi, per qualcuno potrebbe esserci un movimento, quindi una ricerca di un'altra realtà lavorativa. Anche per voi, come per i disoccupati, è un mese di movimento e di ricerca. Non vedo per ora degli inizi concreti, ok? È più un procacciarsi diciamo, i fornitori in questo caso, perché sono le aziende presso le quali lavorare. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, non vi sento male, ma avete bisogno di ampliare. Può essere il pacchetto clienti, può essere le aziende con cui collaborate o può essere l'area geografica di lavoro. C'è bisogno di prendere un punto di vista più ampio, di allargare i propri orizzonti. Se parliamo di denaro, allora potrebbero esserci degli alti e bassi questo mese, ragazzi, per quello che riguarda il denaro. Non che vi manchi, perché comunque, insomma, sento che bene o male state bene, però sì che potrebbero esserci come delle spese in più per le coccole, per magari i vizi, mentre per qualcuno si tratta di spese in più per le questioni burocratiche. Se parliamo di progetti, sono nell'aria, ma non è un buon momento per investire in questi progetti. Cioè, ho come la sensazione che qualcuno di voi dovrà spingere in questo senso a livello di progettualità. Soprattutto se sono progetti ancora, diciamo, non concretizzati, ma solo studiati, pensati, sento che mancano ancora dei dati, avete ancora bisogno di magari raccogliere informazioni piuttosto che raccogliere denaro. Andiamo a vedere Osho, che cosa vi consiglia.
abbondanza, bellissima carta, e schizofrenia, che è interessante perché anche qui ci sono la notte e il giorno, la luna e il sole, che indicano una sorta di dualità, e qui anche con la schizofrenia, che tra l'altro è un 2 di spade, ragazzi, questo è un re di denari, qui sotto avevate la regina di denari, quindi è un periodo dove effettivamente, come vi dicevo, i soldi non mancano. Sì, è vero che ci sono degli alti e bassi, potrebbe essere un buon periodo per pensare a qualche nuova forma di investimento, però secondo me qui è un periodo dove si prendono in esame altre alternative. Infatti, osservazione, espandi la tua coscienza osservando la matrice divina della vita. Ci sono cicli che si ripetono nella vostra vita. Potete notare che se fate una determinata azione il risultato non va mai al di là di un certo tot. Qual è, diciamo, il modus operandi a livello energetico in quel settore specifico della vostra vita? Il soldato di luce, Giugno. Pare si stia preparando un terreno per, mi viene da dire, sbocciare, Comunque qui vi parla di giugno, ragazzi, quindi ci potrebbe essere come qualche momento di preparazione in funzione appunto del mese di giugno. Andiamo a vedere ancora una fatina. Ascolto. Qui abbiamo osservazione e qui abbiamo ascolto. E qui abbiamo la sacerdotessa, ragazza, che è colei, ragazzi, che è colei che canalizza, è colei che vede al di là della dualità. Le orecchie sono due, gli occhi sono due, ma la sacerdotessa ha il terzo occhio aperto, no? Quindi non vede più con i due occhi umani, ma vede con la saggezza, con la consapevolezza, con un occhio solo. Vede tutta la realtà completa, che è un po' anche questa forse più di una situazione in particolare. Questa è la carta del giudizio, è un po' il fare un riassunto di tutta la situazione. Però appunto è come se questo fosse un mese per vedere l'altra faccia della medaglia, per ascoltare quelle cose o prendere in considerazione quelle cose che di solito magari solo si sentono e non si ascoltano profondamente, oppure ecco, con la carta dell'appeso è un momento dove bisogna vedere al di là di quello che si è sempre preso in considerazione fino ad oggi. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, con un hype, con la vostra iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare come autodidatti nella sezione degli abbonati. Anche lì trovate le credenze limitanti divise per settore, però ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, parliamo di come trascendere l'ego, di come si vede nell'etere, insomma ci sono praticamente decenni dei miei studi che io ho condensato e messo lì a disposizione per voi per aiutarvi nel vostro processo evolutivo. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Sono le playlist con le copertine lilla, tenete presente che sono 4, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!